Nel video precedente a bordo del cubetto ci ha raggiunto Mauro, un amico d'infanzia. Mauro era stato con noi anche a Istanbul qualche anno fa e più di recente ci aveva aiutato a camperizzare la macchina. Per dormire ci siamo organizzati così, Angela comoda in macchina, mi sa che ci sta prendendo un po' troppo gusto a stare da solo nel cubetto, io e Mauro in tenda. La scelta della tenda non è stata solo pratica, ma anche sentimentale, un modo per ricordare i vecchi tempi quando giravamo per le Highlands scozzesi, zaino in spalla e con pochi soldi. Tutto molto poetico. Poi si sa, il tempo filtra i ricordi e rimangono solo le parti belle. Ti dimentichi della scomodità, della condensa, degli insetti, del caldo e del freddo, ma basta rifissare i picchietti per terra per tornare alla realtà. Di esperienza in tenda un po' ormai ne abbiamo fatta e dopo 3 mesi in Giappone pensavo di averle viste tutte. Mi sbagliavo. Quello che è successo l'ultima notte tra i monti calabresi ha dell'inverosimile. Ci siamo messi a urlare per farle spostare dalla tenda perché proprio hanno accerchiato tutta la tenda. C'era una piccola macchietta rossa di Mauro che è andato, in bagno. Questa è la situazione stamattina. Ha fatto caldo tutta la notte, abbiamo dormito tutti quanti poco. È salito il sole, sono le 7 e qualcosa e già abbiamo il sole sulla macchina, non era prevedibile questo. Abbiamo però spostato la tenda da quella zona a questa, in mezzo alla strada, perché qua non passa nessuno, non passa proprio nessuno, non c'è niente, solo questo tutta la notte anche. Buongiorno. Davanti. Buongiorno. Finalmente abbiamo scoperto dove abbiamo montato la tenda, dove ci siamo fermati ieri, perché non carino. era chiaro ieri sera. No, è carino, di là c'è tutta la vista sulla vallata da quel lato. Siamo in questo spiazzo in pratica. Solo che ecco, siamo un po' tutti in coma stamattina. Sì, ci ha svegliato un po' la calura e adesso smontiamo la tenda che ho spostato da lì a qui, perché qui anche se è strada comunque almeno c'è l'ombra. Esatto. E poi io dormo benissimo da sola, devo dire. No! Devo dire che ho dormito bene, non posso dire il contrario. La zona dove abbiamo montato la tenda stanotte era vicino al paesino di Sersale, siamo usciti di 4 km rispetto al centro abitato e ci siamo infilati un po' nelle campagne. Stamattina ci siamo fermati a bere un caffè qui in centro, la signora ci ha detto che la zona è piena di cinghiali. Meglio così, non lo sapevamo, quindi abbiamo dormito tranquilli. Quello che ci ha detto è stato esattamente: siete state fortunati. Esatto, così. Perché ci ha detto che a casa sua c'è un albero di frutti e tutte le sere ci sono almeno 40 cinghiali. Ci ha detto che ce ne sono tantissimi in questa zona. Noi, non avendo cibo, almeno il cibo era chiuso in macchina con me, siamo stati tranquilli e dei cinghiali neanche l'ombra. Abbiamo percorso soltanto 2,5 km dal centro del paese e adesso abbiamo cominciato la camminata verso le gole del Crocchio. La nostra intenzione in questo momento è quella di fare un bagno gelido nell'acqua del fiume e queste gole si raggiungono attraverso questo sentiero in mezzo agli alberi. Soltanto un quarto d'ora dovrebbe essere e a breve quindi potremo buttarci nell'acqua gelida. Bello ragazzi, bello. Adesso un bel bagno qua sotto la cascata, poi il fiume prosegue, però comincia a diventare un po' pericoloso perché poi lì c'è un'altra cascatella, quindi in questa parte è molto tranquillo. Oddio! Oh! No, è veramente... Oh! Allora, non so se è proprio da congelazione delle caviglie, ma quasi. Molto vicina. Oh, però è bello, ci si abitua. Vado? Vai! Follia, ragazzi! È congelata, è congelata! In pratica ho fatto da lì dove c'è Mauro a qui e devo dire mi bruciano le gambe. È follia pura! Mauro è rimasto là, non si muove. È impazzito, ragazzi, è impazzito, stamattina è impazzito. Sì, ha dormito poco, ha bevuto 2 caffè e questo è l'effetto stamattina.
la camminata alla fine dura 10 minuti, si arriva in questa gola. Paolo si è rinfrescato per bene, io un pochino devo dire che comunque anche solo mettere i piedi e le gambe ti dava un'altra temperatura corporea perché era talmente fredda l'acqua. E questa è la cosa incredibile della Calabria, che adesso stiamo andando al mare, cioè siamo in montagna, tra mezz'oretta neanche staremo al mare a buttarci nell'acqua salata, sicuramente una temperatura diversa. Dall'acqua gelida di un torrente di montagna siamo arrivati all'acqua calda del mare, perché siamo a Pizzo Calabro. La cosa bella della Calabria è che puoi fare un pezzetto di strada, un'oretta e mezza, e arrivare dall'altra parte. Adesso siamo proprio nella zona, diciamo, più conosciuta anche della Calabria, che è tutta questa costa che parte da Pizzo Calabro, dove siamo noi adesso, e poi arriva a Capo Vaticano. Da quel lato siamo sulla costa tirrenica. Abbiamo parcheggiato vicino alle spiagge di Pizzo, perché all'interno del paesino ci sono stradine strettissime, tutti i parcheggi sono occupati e sono anche a pagamento. Invece qua sono gratuiti, ce ne sono diversi. Adesso però ci facciamo una camminata e andiamo a vedere il paesino lì in alto. Sono 10 minuti e l'ultima parte è un pochino ripida. Questo è il bel lungomare di Pizzo, ci sono tutti i negozi e bar qui sotto, ma il centro vero e proprio è là sopra. Infatti là c'è tipo una mega balconata con vista e c'è anche il castello, quindi noi vogliamo anche arrivare là sopra. C'è un pezzetto di spiaggia anche, e la cosa bella è che è totalmente pubblica, quindi le persone vengono qua, mettono l'ombrellone e poi si godono la spiaggia. Oggi addirittura, ragazzi, è sabato, e quindi per essere un sabato e nel pieno dell'estate c'è pochissima gente. È la nostra prima volta qui, non mi aspettavo un posticino così carino, perché è veramente tutto barbicoso, con vista. Questo è il castello che abbiamo proprio di fronte e la piazza principale. Allora, ci sono due cose per cui è famosa Pizzo Calabro, Angela le sa entrambe. Sì. Una... Allora, aspetta, perché volevo dire che dalla prima volta che io sono venuta in Calabria, me lo ricordo, saranno 15 anni o più fa, ho sempre sentito parlare di questa Pizzo. Andate a Pizzo. Non siamo mai venuti, nonostante sia molto vicino a Tropea, perché siamo appunto vicinissimi, a Tropea siamo già stati, ma qui mai. E è famosa per il tartufo, il famoso tartufo di Pizzo, che è questo gelato che in realtà credo sia famoso un po' in tutta Italia. Il tartufo, la cupoletta, diciamo, di gelato, l'hanno inventata proprio qui. Ma c'è una cosa che mi stupisce di questa cittadina, o meglio del fatto che tutte le cittadine in questa zona, sia sulla costa che nell'entroterra, hanno più o meno la stessa conformazione, quindi sono costruite in alto. Anche qui, anche se siamo sul mare, siamo comunque in alto, con una fortezza a difesa di tutto il centro. Eccolo il famoso tartufazzo di Pizzo, quindi famosissima questa cittadina perché qui hanno inventato questa pietanza che tutti quanti conosciamo, l'abbiamo mangiata almeno una volta nella vita, chiunque l'ha fatto, soprattutto surgelato, quindi noi sappiamo tutti la versione surgelata, come anche Mauro per esempio l'ha assaggiata. Assolutamente sì. Ovvio, si può. Di norma non mi piace molto. Esatto. Ecco, di norma io ammetto, anch'io non sono un grandissimo fan della versione surgelata, ma qui abbiamo quella artigianale. Ci hanno addirittura consigliato questo luogo dove venire ad assaggiarlo, l'angolo del gelato, e quindi siamo davanti alla nostra prima volta. Ne abbiamo preso soltanto uno in 3 perché sinceramente abbiamo un po' livelli glicemici sì, diciamo alti. che non abbiamo mostrato tutte le granite che ci siamo mangiati in questi giorni, ma diciamo che ci stiamo il dando. tartufo è un po' un po' oltre, però dobbiamo provarlo. Era obbligatorio. Allora, è gelato prima di tutto, che si sta già un po' sciogliendo perché ci sono 50.000 gradi all'ombra. Guarda che roba, è cremosissimo. Ecco, la prima parte ha questo cacao sopra, sparaflesciato sopra, e quindi com'è il cuore? Devi dirci il cuore com'è. Ah, il cuore è dentro, questa è la parte certo. esterna, quindi questo è gelato al cioccolato, molto buono. E allora vado all'interno perché c'è un cuore un po' duro, lo sento, che si sta aprendo. Eccolo. Da vedere è orribile questa cosa.
sarà magari... Eccolo. Il sapore. Scusate, io non sono mai Instagrammabile mentre mangi, no? In queste occasioni mai. Ecco, c'è un cuore cremoso di cioccolato molto intenso, fondente. All'interno c'è il pan di Spagna, gelato alla vaniglia, un cuore di cioccolato cremososo fondente e poi altro gelato al cioccolato e poi cioè il gelato all'ennesima potenza in pratica. All'ennesima potenza. È buono. Tripudio di cioccolato. Possiamo dire questo, vero? Grazie Mauro. Perché... Rispetto a quello surgelato com'è, quindi? Vai, Mauro, tu non ha sei niente che esperto vedere. Di tartufi surgelati. Niente che vedere. L'esperto giudica. Vai. Io intanto mi sono sporcata tutto di cioccolato. È buono. Ed È il suo un'altra gradimento? cosa. È un'altra cosa. La ricorda, però a livello di sapori è un'altra cosa. Ha provato quindi? Ha provato. Perché il gelato è buono. Perché è quindi. tutto molto buono. Prova il tuo, Angela. Adesso Però diciamo che è una forma, diciamo una confezione un po' diversa di un gelato molto buono artigianale. Quindi non è che ci discostiamo particolarmente da un buon gelato. Da un ottimo gelato artigianale. Ecco. La leggenda racconta che tutto ebbe inizio negli anni 50 in una piccola gelateria a conduzione familiare. Durante un banchetto di nozze, il maestro gelatiere Domenico Penna, per mancanza di stampi sufficienti per realizzare dei gelati per tutti gli invitati, improvvisò qualcosa di mai visto prima. Prese il gelato con le mani, lo modellò come una sfera e lo farcì con un cuore di cioccolato fondente caldo. Poi lo rotolò nel cacao e nello zucchero. Il risultato fu un capolavoro che i commensali apprezzarono moltissimo. Nacque così un dolce nuovo, cremoso e dal cuore fuso e avvolgente. Un piccolo tartufo gelato che ricordava quelli che si trovavano nei boschi. Quella famosa gelateria esiste ancora nel centro di Pizzo, ma ci sono anche altre realtà che lo realizzano. Paolo prima diceva che sono due le cose famose di questa Pizzo e la prima abbiamo detto il tartufo, la seconda sta proprio nel nome Pizzo, cioè si trova su una sporgenza sulla punta della montagna e fa riferimento alla sua conformazione. Adesso siamo dalla parte opposta rispetto a dove siamo saliti e anche di qua, essendo appunto in alto, quindi su questo strapiombo, c'è la vista su tutta la costa e sul resto della cittadina proprio là dietro. Qua intanto Paolo e Mauro stanno giocando a questi scacchi giganti. Ma sapete giocare a scacchi? Cioè, siamo dei professionisti ricercati. Allora, a vedervi non si direbbe se posso. Però questa scacchiera ha una vista che è top. Sei sicuro di quello che hai appena fatto? No. Ok. Ricercati professionisti. Ero concentrato sul gioco, Angela. Si dice Pizzo. Adesso una domanda Pizzo per te. calabro. Come si chiamano gli abitanti di Pizzo? Pizzesi, pizzuti, pizzati, Pizzaioli. pizzoni, pizzaioli. Tuffo a Tropea, ragazzi, siamo arrivati proprio sotto la stupenda Tropea che è qui sopra un po' in controluce, il sole là in alto, lì c'è la chiesa sul promontorio e questa è l'acqua, in questo momento non è nemmeno fredda, quindi è una goduria stare qua dentro. Gioie e dolori dopo il tuffone che ci siamo fatti adesso in mare. Adesso infatti stiamo salendo lungo questa scalinata. Il fiato è sempre meno. Ci sono queste scale quasi costruite nella roccia che salgono al centro storico di Tropea. È arrivato il momento dell'arancino. Allora, 3 gusti diversi. Io ho preso alla cipolla di Tropea. Paolo Melanzane e pesce spada. e Mauro Questa invece norma una con le norma, melanzane, quindi melanzane classico. e ricotta. Ricotta. Fatemi l'assaggio in diretta, diciamo com'è. È buono? È fritto bene, è lì tutta la differenza, È vero. Ripieno com'è? Mm, È gustoso? È buono. è buono, dai. E questo è proprio quello di Tropea, no? vai. Alla cipolla, vediamo un po'. Vai a botta sicura. Formaggioso.
Non c'è niente da fare, ragazzi, Tropea puoi tornare anche 100 volte, ma è sempre uno spettacolo. Quando arrivi su quella terrazza e ti affacci, vedi tutta la vista dall'alto, basta, cioè dici ecco perché è così famosa. Siamo passati un secondo dalla casa del piccantino, ci hanno fatto assaggiare un pezzetto di anduia così, proprio così. Con Cianno, intende Paolo. Ci hanno fatto assaggiare mi sono scoppiati gli occhi, si sono aperte le orecchie, proprio piccantissimo, piccantissimo. È un calabrese atipico, Paolo, Sì, l'abbiamo già detto più volte, è un Più calabrese volte. atipico che è proprio il piccante zero, Ma cioè c'è- non ha i perché- geni del piccante. Perché verso Reggio è più Sicilia, diciamo, la cucina, e quindi poco piccante. Meno piccante. Meno rispetto a qua sicuramente. Infatti la bomba calabrese è qua, è quell'ammasso di peperoncini Sì. vari, tritati tutti Ma insieme. nessuna famiglia mangia piccante. No, no. Dirò anche un'altra cosa, me la ricordavo più turistica, cioè con più gente. Tipo adesso qua, questa stradina laterale, non c'è nessuno. Sono tutti sulla via principale e ovviamente al mare, ma per ora qui in centro non c'è nessuno, sarà perché siamo anche in quel momento in cui la Calabria si spegne, cioè dall'1:30, 2 fino alle 5, 5:30 chiudono i negozi, quindi è tutto più tranquillo, la gente sta o al mare o a casa a prendersi il fresco, quindi anche questa cosa è un po' diversa. E poi c'è dire nei ricordi, no? Si cambiano un po' le cose, perché noi comunque siamo stati a Tropea, abbiamo fatto un super video su Tropea, quindi un bel tour di Tropea qualche anno fa, magari vi lasciamo il link qua sopra al video su Tropea, però adesso volevamo farla vedere assolutamente a Mauro perché è uno proprio dei gioielli della Calabria e già che c'era qualche giorno qui non potevamo saltare una visita a questa città. È arrivata qualche nuvola, devo dire niente male, piacevole come cosa. Noi ci siamo spostati intanto a Capo Vaticano, altra località super rinomata della Calabria. Bella la spiaggia di Capo Vaticano. Adesso chiediamo a Mauro qual è la sua opinione, cosa ne pensi? Allora, di quelle che abbiamo visto, forse è la meno bella secondo me. Dici? Ci sono molti resort, molto turistica, quindi il mare è carino. Beh. Però forse di quelle che abbiamo visto è quella che mi ha convinto meno. La tua preferita di questi giorni? La Castella. La Castella, dall'altro lato quindi. Sì, dall'altro lato, più bello. Bello il mare, sì. sarà la possibilità di scegliere tra la spiaggia e gli scogli. La vista del La vista del castello. castello bellissima, sì, il paesino molto carino. È anche sì, bello, Paesino bello molto carino, sì. verace tipo. Meno spettacolare, magari per certi versi ovviamente rispetto a Tropea o altre, però molto carina. Un gettone da 50 centesimi e parte la doccia. Ci siamo infilati un po', diciamo in modo leggermente abusivo. Adesso stiamo facendo la doccia in questo resort, in questo, come si definisce? Stabilimento balneare. Grazie Angela, grazie Angela. Facciamo la doccia veloce. Questa scena è vietata ai minori. Cerco di usufruire anche dell'altro perché un po' è durato poco, Sono un po' corte, si stai rubando la doccia a Mauro. No, non è vero. E siamo al tentativo numero 3, dopo essere congelati a 1100 metri, essere rimasti accaldatissimi a 400 metri, oggi siamo a 700, quindi abbiamo trovato la via di mezzo, vediamo se va meglio questa notte. Devo dire che già l'aria è bella fresca, siamo un pochino più freschi ma non ancora freddi, il sole però se ne sta già andando, siamo tra i monti vicino a Tiriolo, dovrei averlo detto giusto, e stiamo iniziando a montare la tenda. Qui c'è il cubetto lì parcheggiato, la mia stanzetta privata per questa notte, e da questo lato invece si monta la tenda, c'è anche un bel prato piuttosto morbido, quindi possono mettersi lì, morbidoso, hanno già una specie di materasso, quindi stanno adesso i nostri ingegneri, stanno valutando. No, cambio. Che succede? Qua, forse qua, guarda. Dietro qua. Sì. Perché? Perché se vai a vedere lì è pieno di buche, Ok, cose. e lì invece? Qua avanti? Tra gli alberi lì, che ci sono anche quella specie di sgabellini tronco.
Abbiamo individuato il posto perfetto per mettere la tenda stasera, la mettiamo dietro la macchina dove è tutto bello piatto, senza buche e senza niente. E adesso facciamo una passeggiata perché c'è una panchina gigante da vedere, ma con una vista che è la vista del tramonto a quest'ora da quel lato, molto molto bello. E abbiamo preparato anche qualcosina per stasera che lasciamo a raffreddare, poi ce lo mangiamo. In questo momento si può vedere questa coperta di nuvole che copre questa parte di montagne e poi passa sopra la montagna dove siamo parcheggiati noi e poi va oltre dall'altro lato. Quindi si può vedere questa scena pazzesca di fronte a noi, e questa zona è chiamata dei due mari anche perché qua si possono vedere entrambi i mari, quindi il Tirreno da una parte e lo Ionio dall'altra. Sappiamo tutti quanti questo trick, però fa sempre strano vedere Angela così minuscola su una panchina. Una gigantesca panchina, la parte più bella però è il sole, il tramonto, laggiù dietro sta scomparendo adesso il sole verso ovest. Ci sono un po' in tutta Italia queste panchinone. Questa si chiama appunto la panchina dei due mari. Qua in alto devo dire che questo scenario, ragazzi, è la parte migliore secondo me della Calabria, cioè il fatto che tu in pochissimo tempo passi dal mare, ti butti, ti fai il bagno, poi sali, sei in montagna. Ma è quello che abbiamo fatto oggi, è incredibile. sì, è una montagna desolata anche, cioè guardate qua, non c'è nulla attorno, c'è qualche paesino qua e là barbicato, ma per il resto è davvero una natura selvaggissima, per chilometri e chilometri non c'è davvero niente, cioè è spettacolare questa cosa. E in poco spazio hai praticamente tutto, è molto bello, ragazzi. E allora, la cosa fantastica oggi, soprattutto stasera, è che abbiamo l'aria condizionata accesa. Questo vento che vedete, sì, che abbiamo dovuto bloccare con la calza da cioè per coprire tutta la camera, sì, è molto forte stasera, quindi siamo sicuri che guarda sarà l'albero una gran dietro bella di te, nottata. infatti c'ho tutte le foglie sì, piegate. Angela, scendi, ma vedi che te inciunchi. Esatto, vedi che te inciunchi. È la domanda che mi faccio sempre quando vedo queste panchine: ma sarà facile scendere e salire? Non sempre, devo dire, perché ne abbiamo trovato alcune in cui ti devi lanciare. Ti devi lanciare, quindi non si può né scendere né salire, né scendere né salire. E invece in questo caso sì. Guarda qua, ci sono i tronchi, vieni qua che faccio il secondo appoggio, guarda. Vai Angela, fammi da corrimano. Ecco qua. Grazie. Ah, non sono 700, sono 930. Ah, mia discolpa è che abbiamo fatto una bella salita per arrivare qua su. Certo, non 200 metri di dislivello, però. Qui come in Sicilia, ragazzi, ci sono delle piante che non avevamo mai visto prima, come questa che abbiamo di fronte, che parte con queste foglione e poi finisce con questo gambo sempre più piccolo e anche dei fiori gialli come questi, un profumo particolarissimo che si sente qua in mezzo alla natura. Com'è che si chiama questa? Verbasso o falso tarbasco. Sembra una filastrocca. Scusa, ho sbagliata pure. Ecco. Si chiama verbasco o falso barbasso. Cosa ho detto? Non lo so, sto confondendo. Sto verbasco, barbasso. È particolarissimo. È altissima anche, perché guarda accanto a me. Può arrivare fino a 2 metri addirittura. Però tenda montata, tutto pronto, anche la pasta, che è pasta fredda stasera, bella condita, bella unta come ci vuole. Intanto siamo messi tutti quanti le felpine. sono un sacco di mucche enormi fuori. Qua fuori, ragazzi, siamo circondati. Sono fuori dalla tenda. Non si vede assolutamente niente, ma sono tantissime. Però si sentono i campanacci. Una mandria gigante, ragazzi. Enorme, di queste mucche gigantesche. Ci siamo messi a urlare per farle spostare dalla tenda, perché proprio hanno accerchiato tutta la tenda. Poi per fortuna è arrivato il pastore, le ha spostate. Ma che roba, alle 4:30 di mattina tutto questo. Avevano tutti i campanacci, quindi ci siamo svegliati tutti, ovviamente. Buongiorno, ore 7, siamo già al bar a bere il caffè. Oh. È stata una notte muccosa stanotte. Com'è andata? Adesso vi dico com'era fuori dalla tenda, perché fuori dalla tenda da vedere è spaventoso. Anche da dentro. Anche da dentro.
Erano gigantesche queste mucche, enormi, pure le corna. Abbiamo iniziato a sentirle da lontano, il campanacci che si avvicinavano. Esatto, finché poi la tenda era completamente circondata. Io guardavo fuori, vedevo queste mucche giganti, quasi coprivano la loro tenda, non la vedevo, allora ho iniziato a urlare per farle spostare. Paolo da dentro la tenda urlava per farle spostare. Allora stamattina ci consoliamo con una brioche, con una crema importante. E siamo arrivati all'aeroporto perché Mauro se ne va. Sì, adesso. purtroppo. Ed ecco Mauro che se ne va all'aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo recuperato a Cosenza, riparte oggi da Lamezia. È stato solo pochi giorni, è stata proprio una toccata e fuga, però è stato divertente, devo dire, stare insieme, condividere anche questo tipo di vita on the road così con lui, che comunque è una persona che sappiamo che a queste cose si adatta benissimo perché l'ho già fatto in passato e quindi è stato anche divertente, abbiamo chiacchierato un sacco, no, bello, condividere è sempre bellissimo, siamo stati contentissimi. Oggi finisce ufficialmente la mia suite personale perché torna Paolo in macchina. Devo dire che non è stato scomodo, anzi sono stata bella comoda, però veramente stanotte ragazzi mi sono presa uno spavento perché loro da dentro forse non se ne accorgevano, ma io da fuori vedevo tutto e queste mucche erano una roba gigantesca, cioè veramente li ho visti schiacciati dalle mucche. È stata una cosa che mi ha spaventato. All'inizio pensavo fossero pecore da lontano perché c'erano i campanacci, ma erano comunque piuttosto leggeri all'inizio, no? Ho detto, ah che carino, arrivano le pecorelle. Poi fortissimi, sempre più forti, la tenda circondata. Oh mamma. Poi sono arrivati anche i cani, perché ovviamente con tutte queste mucche c'erano anche i cani, e alla fine con una torcia gigantesca è arrivato anche il pastore o i pastori, perché mi sa che erano più di uno, e quando sono arrivati loro ovviamente hanno fatto spostare tutte le mucche dove c'era la tenda e quindi è andato tutto bene. Però è stato, devo dire, sono stati pochi giorni con Mauro, ma sono stati belli avventurosi tra caldo, freddo, mucche, ci sono state tutte le condizioni, insomma. Ci siamo subito fermati perché abbiamo trovato un benzinaio qui sotto con ottimi prezzi e poi abbiamo trovato anche questa fontanella che abbiamo usato per caricare l'acqua e per fare un bel bucato. Infatti abbiamo il cubino stendino qua dietro, tutto pronto, ripartiamo freschi. Quindi com'è andata questa esperienza in tenda? Perché io da sola nella macchina 10 no, allora, no, sinceramente è molto meglio in tenda quando fa caldo, tutta la vita. Quando invece fa fresco, meglio la macchina. Però ecco, siamo trovati bene, secondo me è comoda come soluzione, ci può stare veramente, anche perché con tutto quello che abbiamo, quindi i materassi, sacchi a pelo, ma abbiamo tutto quanto, quindi comodissimo. Siamo stati proprio bene, anche se ogni tanto vabbè abbiamo dormito un po' male, come tipo stanotte con tutte le mucche che c'hanno proprio nel mezzo del sonno. Era così perfetto quel posto, sì, tranquillo, silenzioso, freschetto, si stava bene finché ai campanacci alle 4 di mattina. E poi alle 6 la sveglia perché ci siamo svegliati molto presto. Quindi vabbè, adesso magari andiamo a trovarci un posto per fare una pennichella magari al fresco, anche perché qua poi a un certo punto le temperature si alzano, quindi magari andiamo verso i monti. Comunque ecco, opzione top. Allora, diciamo che l'unica cosa è che avere la macchina ti rende anche un po' pigro, perché tu dici tanto ho la macchina, dormo in macchina, non è che mi metto a montare la tenda anche se fa caldo, e allora magari si soffre un pochino di più e poi si comprano magari cose extra per ovviare ai problemi, per esempio del caldo. Infatti abbiamo comprato poi il che tu non hai usato. No. Angela invece ha questa temperatura corporea altissima e sta benissimo anche in macchina col caldo. Al contrario, io col caldo sto da Dio. È la temperatura alta nel corpo, sei già calda dentro e non senti il caldo. Dici che è quello? No, dici stavo che al non contrario. Dici? Siccome sono più fresca la sento meno, perché sono più fresca comunque. Non lo so, chiediamo agli esperti di temperatura corporea. Chiediamo agli esperti. Non lo so, fatto sta che veramente mi rendo conto che quando io sto bene lui soffre il caldo tantissimo, quindi ci siamo diversi. Quando io ho freddissimo, lui perfetto, nel suo contento, tutto freschetto. Vabbè ragazzi, comunque si chiude qui questo video, grazie mille per aver visto. Se volete iscrivetevi al canale, si va avanti qui con questo viaggio italico, quindi alla prossima ragazzi! Ciao belli! Ciao!